Con il Covid-19 molti negozi online stanno facendo affari, altri non funzionano più. Molte aziende non possono vendere nei negozi fisici e stanno passando su negozi online. La piattaforma e-commerce più grande al mondo, che ospita il maggior numero di negozi al mondo, online stiamo parlando, è Shopify. Ma cosa sta facendo Shopify adesso con questa emergenza del Covid-19? Bene, dopo qualche giorno di attesa Shopify ha fatto sapere quali sono le misure che intraprenderà, anzi che ha già intrapreso, per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Da un lato, rassicura sul fatto che i servizi continueranno a funzionare, ha i server, i siti funzionanti e non si interromperanno le vendite. Dall'altro lato ha creato delle iniziative specifiche per i merchant che sono colpiti dalla crisi Covid-19. Vediamo insieme quali sono. Allora andiamo alla pagina shopify.com/covid19 che è stata appena creata e contiene l'elenco di queste iniziative. La più interessante la vediamo fra poco, ma iniziamo per ordine, andiamo per ordine con quello che hanno elencato. Punto 1. Le carte regalo sono ora disponibili per tutti. Hanno preso una funzionalità che era storicamente relegata al piano Shopify Advanced, che costa $300 al mese, e l'hanno resa disponibile anche per i piani inferiori. La carta regalo permette di incassare dal cliente un importo senza una vendita diretta in quel momento di merci, ma il cliente ci paga ad esempio 100 euro, quei 100 euro sono abbinati a un codice particolare che è quello della carta regalo e poi possono essere spesi successivamente dal cliente o dalla persona a cui il cliente vuole regalare questo codice, questa carta. Ebbene, questo permette nell'ottica di Shopify a tutti i commercianti di avere un flusso di cassa, nel senso che la carta regalo può costituire un mezzo per i clienti di darti soldi in anticipo. Quindi oggi tu hai un problema di flusso di cassa, quindi i clienti acquistandoti la carta regalo ti danno una mano. Poi abbiamo local pick up and delivery, cioè è chiaro che i negozi locali che hanno anche una clientela locale possono fare delivery, cioè consegna locale, e permettere al cliente di venire a fare la pick up in store. Hanno creato un tutorial per fare questo, dove poi ti devi interfacciare anche con delle applicazioni, eventualmente a pagamento, però c'è questa possibilità che stanno anche integrando in Shopify POS. Poi c'è il discorso dei 200 milioni nel finanziamento a piccoli business. Perché? Perché Shopify ha una finanziaria in realtà che si chiama Shopify Capital, non credo che sia attiva in Italia. Ad ogni modo hanno stanziato $200 milioni per aiuti alle piccole e medie imprese. Poi hanno fatto, e questo è il punto che secondo me è più interessante per noi in questo momento, hanno esteso a 90 giorni la prova gratuita. Quindi se vuoi aprire un negozio Shopify avevi 2 settimane di tempo di prova gratuita, dopodiché il negozio si bloccava e diceva adesso se non metti la carta di credito e scegli un piano non ti forniamo più il negozio che stavi costruendo. Questo periodo di 2 settimane è passato a 90 giorni, quindi abbiamo sostanzialmente 3 mesi anziché 2 settimane e in 3 mesi hai tutto il tempo di creare un negozio, farlo partire e anche non pagare l'abbonamento proprio in questi 3 mesi dove forse stai anche già facendo vendite. Quindi questa è forse la cosa più interessante a livello mondiale. Tutti i negozi Shopify al mondo adesso hanno 90 giorni di free trial. Se hai già aperto un negozio e sei nei 14 giorni, comunque ti viene esteso 90 giorni. Poi hanno creato un forum, un community forum di tutti i business owner, dei proprietari di negozi che appunto si scambiano idee su come gestire l'emergenza, e poi hanno anche sospeso gli Shopify Meetup ma promosso i virtual meetup. Sono sostanzialmente dei webinar, quindi continuiamo a incontrarci nel virtuale, quindi su webinar, per condividere informazioni, scambiarci idee, eccetera, eccetera. Sarò presente anch'io come speaker allo Shopify Meetup virtuale, quindi una sorta di webinar che si terrà la settimana prossima. Venendo a Shopify Italia, sul sito, sul blog di Shopify Italia, ci sono un annuncio che riguarda una raccolta di link agli aiuti che sono in corso dal punto di vista dello Stato e di enti comunitari, e poi c'è l'annuncio del corso gratuito, nel senso che è un corso a pagamento che ho fatto io, ma che è diventato gratuito perché abbiamo deciso di aprirlo gratuitamente a tutti,
fino al 30 aprile, come ne parlavamo già nel video precedente, e quindi questo è annunciato anche sul blog Shopify Italia. Questa è la panoramica delle azioni che Shopify sta facendo. Ricordiamo che sottolineano che Shopify è preparato per questa emergenza, che i server sono al sicuro, che il call center funzionerà, quindi da questo punto di vista almeno dovremmo essere a posto. Bene, per oggi è tutto e ci sentiamo alla prossima. Ciao!